gli spostamenti laterali e gli esercizi oculo-podalici per migliorare la coordinazione. Nel video verrà ripetuto diverse volte il concetto di non fare passi di aggiustamento. Chiaramente noi prendiamo in considerazione una situazione di difficoltà, quindi una palla che arriva dalla diagonale, una palla difficile in un angolo. La cosa cambia se si ha più tempo, quindi se ho una palla un po' più vicina, chiaramente non faccio un passo solo, ma ne farò 2 o 3 per trovare meglio la posizione, ma in questo caso noi vedremo soprattutto una palla in difficoltà. Oggi andremo a vedere la tecnica degli spostamenti laterali e vedremo poi alcuni esercizi per migliorarli, esercizi che si riferiscono alla coordinazione oculo-podalica. Possiamo dividere in 3 fasi lo spostamento laterale: la partenza, l'accelerazione e l'arresto. Prima della partenza però c'è un aspetto che bisogna considerare, che è lo split step. Abbiamo visto in un altro video abbastanza approfondito la tecnica dello split step. Perché è importante lo split step? Perché mi dà la spinta per arrivare prima sulla palla. In che momento, quindi, facciamo un riepilogo veloce dello split step, in che momento lo faccio? Allora, quando la racchetta dell'avversario va verso la palla, io comincio a salire, quindi faccio il saltello. Nel momento in cui l'avversario tocca la palla, io sono su e in quel momento io capisco dove va la palla. Quindi quando io atterro, saprò già se devo andare a destra o a sinistra. Questo è importante perché nel momento in cui io sono su, i piedi saranno dritti, quindi puntati in avanti, ma quando io atterro, sapendo che magari devo andare verso destra, il piede destro nell'atterraggio si orienterà verso destra e il piede sinistro atterrerà prima del destro per darmi la spinta per andare verso destra. Quindi in poche parole, adesso ve lo faccio vedere con la mano destra anche se sono mancino, in poche parole è questo: io vado su, vedete, molto rallentato, molto rallentato. In una fase più dinamica sarebbe così, però in una fase rallentata, per farvi vedere, è: io vado su, quando atterro, questo atterra per prima e questo si orienta verso il punto dove devo colpire la palla. Mettiamo il caso che la palla sia difficile, quindi io devo arrivare il prima possibile. Per arrivare il prima possibile ho bisogno di passi abbastanza grandi e veloci allo stesso tempo, quindi è inutile fare passettini perché è una perdita di tempo e devo essere sicuro di arrivare col piede d'appoggio giusto, che per il dritto è il destro, nella posizione esatta dove poi colpirò la palla. Allora, intanto dobbiamo dire che quando io faccio questo tipo di spostamento non devo fare passi di aggiustamento, cioè io devo riuscire ad arrivare con 3 passi nel punto dove devo colpire la palla e non ne devo fare altri di aggiustamento. Quindi vediamo un attimo un esempio anche magari col mio dritto mancino, quindi se io arrivo, quindi faccio split step 1, 2 e posso colpire la palla. Addirittura con 2 passi riesco ad arrivare là. Se però quando io arrivo in un punto poi mi devo aggiustare di nuovo, perdo tempo e perderò anche la precisione. E per questo dopo vedremo gli esercizi per quanto riguarda questo tipo di coordinazione oculo-podalica. Allora, una cosa interessante che non ho mai visto e che mi ha suggerito il professor Luca Dutto per quanto riguarda la biomeccanica degli spostamenti, questa è veramente una cosa carina, fate attenzione. Vado, arrivo con la gamba destra e colpisco. Se questa gamba rimane qua, per ritornare al centro io devo fare un movimento circolare e perdo tempo. Quindi nel momento in cui io colpisco la palla, dopo che ho colpito, questa gamba deve arretrare per permettere a questa di riportarmi verso il centro. Vediamolo anche da un'altra angolazione. Se io colpisco la palla e questa gamba rimane qua, io potrei tornare al centro con uno spostamento laterale, quindi con dei passi scivolati, ma è molto lento. Ma se io voglio tornare al centro facendo un movimento con un passo incrociato, questa gamba dovrebbe, per
evitare questo blocco dovrebbe passare dall'esterno e questo mi fa perdere tempo. Invece io colpisco la palla, poi quando rientro al centro questa va indietro e questa mi fa tornare al centro più rapidamente perché la mia gamba passa in modo più naturale davanti a me. Guardiamolo in Djokovic e guardiamolo anche in Wawrinka. Dunque, vediamo Djokovic. Lui è atterrato dallo split step e come potete vedere la gamba più lontana dalla palla è quella che dà la spinta verso la direzione dove il giocatore deve andare. Il piede, in questo caso la gamba sinistra, il piede destro si orienta verso la direzione. Ecco, in questa fase qua. Quindi il piede destro non è ancora appoggiato al suolo, si orienta verso la direzione della palla. La corsa, attenzione a questo, in questo momento Djokovic è in equilibrio sulla gamba destra, però l'inerzia lo porta a uscire lateralmente dal campo. Quindi vedete il busto eretto, c'è una linea che congiunge, diciamo, la testa col centro di gravità. Attenzione cosa succede adesso. Lui colpisce e comincia a inclinare il busto dalla parte opposta al moto delle gambe. Ecco, perché deve recuperare la posizione centrale e l'equilibrio. Adesso, quello che dicevamo prima, guardiamo la gamba sinistra, che cosa fa? È arretrata, visto? È arretrata per permettere alla gamba destra di rientrare con un passo incrociato. Altro split step, appoggiato per prima la gamba destra, la gamba sinistra ancora in volo orienta il piede verso il lato sinistro del campo. Qua vedremo invece che lui, in teoria, come abbiamo visto prima, lui dovrebbe portare indietro la gamba destra adesso quando rientra, ma invece facendo uno shuffle step, quindi un passo scivolato per rientrare al campo, la gamba destra la tiene lì. Però questo è perché deve fare uno spostamento minore. Ecco, questo è lo shuffle. Wawrinka, quindi Wawrinka sta andando verso l'esterno, punta al destro, adesso lui recupera l'equilibrio sulla gamba sinistra e attenzione anche qui al piede destro che va dietro. Ecco, perfetto, va dietro per permettere al sinistro di fare il cross step. E adesso passiamo agli esercizi per migliorare la ricerca della palla. In questo esercizio c'è bisogno di un assistente, quindi io ho Tommy, mio figlio, che farà rotolare delle palline e io dovrò cercare, prima che la pallina superi la riga bianca di metà campo, io dovrò cercare di mettere il piede in modo tale che la traiettoria della palla vada a colpire il mio piede. È meglio fare gli spostamenti sempre con la racchetta in mano, perché così riproduciamo di più la realtà del gioco e di quello che succede. Ah, visto? Mancata. Sembra facile, eh? Ancora Tommy. Qua ho fatto un passo di raggiustamento. Mancata. Questo è facile. Passiamo a un altro esercizio. Adesso io ho preso questi riferimenti, voi potete usare i coni. Ho messo una linea qua, questa linea. Io dovrò mettere il piede vicino a questa linea, il più possibile vicino a questa linea. Mettiamo questi dischi a diverse distanze. Adesso per inquadratura
ne metto 3 dalla parte del dritto, parto da qua, quindi questa è la mia partenza, e quando mi sposto dovrò cercare di mettere il piede il più possibile vicino alla riga del disco. Quindi io parto da qua, giusto, toccato il disco. Vedete anche qua senza passi di aggiustamento, quindi posso anche invertire, partire dal secondo, poi vado all'ultimo, poi torno dal primo. L'importante è essere precisissimi col piede. Quando si gioca a tennis, se questo passo io lo faccio e sbaglio di 5-10 cm, anche il punto di impatto della palla non sarà quello ottimale e potrebbe andare fuori di tanto così. Vediamo una variante. Posso mettere 3 sulla mia destra e andare e fare il diritto, oppure ne posso mettere altri 3 sulla mia sinistra e faccio la stessa cosa per il rovescio. Qua 1 e 2 e poi il terzo, oppure posso mettere un disco fisso, parto da posizioni diverse, quindi in questo caso il disco è fisso, ma io parto da posizioni diverse e vado e faccio la stessa cosa. 1, poi parto dal secondo, quindi io dovrò automaticamente gestire lo spazio con dei passi più o meno ampi. Un altro esercizio è questo, e anche qui prendo la collaborazione di Tommy. Io faccio un rientro e Tommy, quando io sono girato per rientrare, mi sposta il riferimento giallo, io non so dove lo sposta, e quindi io appena mi giro dovrò calcolare immediatamente la distanza e adeguare i miei passi. Vediamo. Troppi passi. Ok. E questo è anche molto divertente.